Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche e spirituali per la prima metà del 2024. Abbiamo la carta della luna, amici del Sagittario. Periodo introspettivo, magari un po' nostalgico, un po' dedito al passato, mi verrebbe da dire. Ma dedito al passato nel senso che o la testa ce l'avete nel passato, ce l'avrete nel passato, o può anche fare riferimento a certe questioni, certe paure, timori, emozioni che ritornano dopo tanto tempo. Però adesso non preoccupiamoci subito, andiamo prima a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, una guida, la trovate sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Dirvi ancora che usciranno poi prossimamente anche il video sull'amore e gli affetti per il primo semestre del 2023 e l'ultimo sarà lavoro e economia. Bene ragazzi, allora partiamo con un fante di pentacoli, un 6 di spade, e la regina di spade, un 2 di spade, un 3 di coppe, carro, amanti e 7 di coppe. Wow. Dunque, no, questo mettiamolo qua. Ehm, partiamo da questo fante di pentacoli. Allora, il fante di pentacoli mi dà la sensazione che abbiate, come dire, necessità di imparare a far fronte alle vostre responsabilità. Cioè, sapete quando ci sono quelle cose che si sa che si devono fare, ma è no, adesso non ho voglia, domani lo faccio. No, ma adesso non ho voglia, domani lo faccio. No, semplicemente tanto lo devo fare, lo faccio. Sento che va un po' giù di lì l'energia, però adesso andiamo a vedere carta per carta, perché qui c'è la necessità di muoversi, mi verrebbe da dire da una certa situazione o gruppo di persone, però andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal fante di pentacoli, abbiamo un 7 di bastoni e il papa. Ehm, guardate, ci può essere qualche questione legata alla società con il Papa o a qualche matrimonio. Può essere qualche promessa che avete fatto, può essere qualche voto che avete fatto. Voti intendo anche quelli delle vite passate, eh? I voti sono voto di povertà, voto di matrimonio, voto di castità, voto di obbedienza. Ce ne sono vari. Andiamo avanti, vediamo 6 di spade perché mi è venuta un... Andiamo avanti. 10 di bastoni. Sì. Sì, sì, sì. Re regina di bastoni. Allora, perché ho come la sensazione che qui
appunto quello che dovrete lavorare nel prossimo periodo è... Guardate, ve la dico come mi è venuta come mi è venuta. Siete voi, vedendo queste... Poi tra l'altro avete pure il carro, però siete voi che o nelle relazioni in generale o in una situazione o relazione determinata tendete a tirare avanti il carretto. L'ho sentita così proprio, come se foste voi a fare tutta la fatica. Ed è un qualche cosa che probabilmente vi si è già presentato nel passato. Ed è per quello che qui avete la regina di spade. È un po' come se avessi bisogno di tagliare fuori chi non serve. E con la scusa che abbiamo anche un 10 di bastoni, si tratta proprio di farsi carico di responsabilità che non sono vostre, che sono di altri. Si tratta di capire chi deve fare cosa. Oppure si tratta di, per voi, imparare a valutare, a togliersi dalle credenze limitanti che sia responsabilità vostra, ma più che tutto, appunto, chiedetevi di chi è la responsabilità di questa cosa più che di chi è la colpa. Di chi è la responsabilità? È una mia responsabilità, perché me la devo assumere io questa responsabilità? Ecco, un'altra cosa che vi può essere utile è di chi è il bisogno, ok? Perché se il bisogno è dell'altro, perché lo dovete fare voi? Che lo faccia l'altro. E che bisogna imparare a soddisfare da sé i propri bisogni e anche per noi che siamo dall'altra parte che non è l'altro, diciamo. Quando abbiamo un bisogno di, non lo so, tranquillità, coccole, è importante che impariamo noi stessi a soddisfare quel bisogno. Andiamo a vedere la regina di spade. Cosa bisogna tagliare? C'è una sorta di attaccamento a qualche questione monetaria, pratica. Ho come l'idea che sia una situazione di potere. Cioè, di potere nel senso che state in quella situazione o avete certe, perché 6 di spade sono le credenze che vi siete creati nel passato, e qui ho la luna, quindi è come se ci fosse una sorta di dinamica che si tira da tempo, che si trascina da tempo, che qui avete un attimino bisogno di ridimensionare ed è una dinamica di pensiero legato ai possedimenti, agli averi, a che cos'è per voi il potere materiale, a che cosa vi fa sentire nel vostro potere personale. Andiamo a vedere 2 di spade. Temperanza, torre, sacerdotessa, 3 arcani maggiori, eh? Uh. Allora, c'è la torre. Ho come la sensazione che avrete un momento dove dovrete valutare attentamente i 2 piatti della bilancia, perché qui abbiamo la temperanza, che è sempre quella che calibra mente e cuore. E ho un po' la sensazione, ragazzi, che a un certo punto dobbiate semplicemente effettuare una scelta. È vero che c'è la torre, quindi ho quest'idea che ehm, romperete un po' la vostra zona di comfort, romperete gli standard, romperete gli schemi, quelli che qui bisognava lasciare indietro, che appunto la regina di spade è qui per quello, ha una spada, lei taglia, a lei non interessa, lei vuole raggiungere un obiettivo e quello che non serve semplicemente si lascia indietro, punto, senza troppi sentimentalismi, per quello che si dice che è una persona fredda, è una di quelle persone che non, cioè se sa che una cosa deve essere fatta, si fa, finito. Magari poi sì, ci può star male, ma se si deve fare si fa. Se razionalmente, logicamente è una cosa che è vantaggiosa fare, si fa. Voglio andare a vedere questo 3 di coppe.
stella. E 6 di bastoni. Guardate, è sempre il mondo esterno quello che ho l'idea che ci sia qualche cosa da rielaborare lì. Mondo esterno, come vi vedono gli altri, come vi vedono i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro. Vi dirò, quando vi dicevo che era una questione di potere, ho come la sensazione che ci sia qualche questione egoica legata alla fama, legata al successo, ecco perché c'è la torre, legata all'essere famosi, piuttosto che all'essere riconosciuti, piuttosto che essere personaggi importanti, che vi condiziona parecchio. O quanto gli altri mi riconoscono. Può anche essere, non lo so, la pro loco del paese, però sono sempre gli altri, capito? Non importa quanto grande è il pubblico, se si parte appunto da magari la pro loco del paese o si va a finire in televisione o su YouTube, però qui c'è qualche cosa legato al proprio potere personale, al successo, alla fama, all'essere riconosciuti, all'essere premiati, come vi posso dire? E infatti c'è anche un quadro di pentacoli, è come se ci fosse un'idea dalla quale arrivate, inerente proprio al potere personale, quello che vi dicevo, no? Che in realtà è più quello che vi danneggia che quello che vi beneficia. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 4 di spade. Bene, devo dire che le cose con questo carro cambieranno. Qui con la sacerdotessa si fa la scelta che con il 2 di spade si fa un po' fatica a fare perché è una lotta interna praticamente, no? È una lotta interna tra quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Però qui ad un certo punto il movimento lo farete, il cambio di direzione, la scelta, la decisione di creare nuovi tipi di relazione, la decisione di uscire un po' dal guscio, uscire dagli schemi. Andiamo a vedere gli amanti, ragazzi, perché gli amanti è una bellissima carta per finire la stesa. È una carta di equilibrio, una carta di armonia, di pace, di serenità, di incontri equilibrati, di amor proprio. Ed è anche questa una carta di scelta, tra l'altro. Andiamo a vedere. Imperatrice. Cavaliere di pentacoli e 6 di spade un'altra volta. Guardate ragazzi, io sento che grazie a questo movimento che farete, questo taglio della regina di spade e grazie a tutto quello che vi ho detto fino ad adesso, insomma, ehm, andrete verso un nuovo tipo di amore, soprattutto verso voi stessi. È un po' come se imparaste ad amarvi di più per quello che siete, non per quello che vi hanno detto ehm, essere riconosciuto. Cioè, appunto, il lavoro qui è staccarsi dai desideri di fama, di successo, di soldi e muoversi con le proprie gambe verso, cioè più che con le proprie gambe, ehm, con la propria essenza, andare verso progetti nuovi, andare verso qualche cosa che vi nutre di più, anche un passo alla volta, giorno dopo giorno, senza fretta, lavorando queste credenze limitanti e piano piano
lasciandosi anche indietro certi tipi di problemi, perché molte volte i problemi ce li autocreiamo con la mente, cioè con le credenze limitanti. Tenete presente che quando emaniamo energie, emaniamo un pensiero, facciamo un pensiero, nel corpo fisico non si vede, ma nel corpo eterico sì. Quindi mandiamo energia. A furia di mandare energia, che sia positiva o negativa, non importa, a furia di mandare energia, questa parte fumosa comincia a diventare sempre più densa, sempre più densa, sempre più compatta, fino a quando diventa materia, cioè fino a quando il pensiero si realizza. Ok, quindi fate una sorta di pulizia del modo delle credenze limitanti che avete acquisito che non vi servono, che coprono il vostro vero sé. È un po' come per dire fate venire alla luce tutte le vostre zone d'ombra, guardate in faccia quelle che sono le paure, elaboratele perché magari non sono appunto neanche vostre, sono paure di non riuscire a raggiungere certi livelli di notorietà, di successo, di fama, di carriera, che magari se voi vi fate una domanda in più non vi importa neanche tanto di raggiungere, ma è quello che gli altri si aspettano, è quello che gli altri valutano come una, mm, una posizione di successo, appunto, è quello che gli altri valutano importante. Abbiamo poi anche questo set di coppe e vi dico ragazzi che si apriranno una serie di possibilità nuove. Devo dire, abbiamo anche l'imperatrice, quindi si va verso la crescita, verso l'abbondanza ed è un'abbondanza anche proprio di tipo materiale con la carta dell'imperatrice, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. C'è sta di fatto che c'è un movimento di idee, un cambio, scusate, di direzione, di progettualità. Per qualcuno può essere anche un viaggio che vi apre la mente, che vi fa conoscere, o un viaggio per conoscere qualche nuovo collaboratore, o un viaggio che farete per conto vostro, magari potrebbe anche essere un qualche viaggio di tipo spirituale, che vi farà conoscere una persona, diciamo, interessante. Non dico che sia una persona interessante a livello emotivo, ma sia a livello spirituale, per la vostra crescita, per il vostro avanzamento. Wow, guardate, va a gioco con con la luna. Ehm, è come se aveste, è una carta numero 28 innanzitutto, e parla dei vostri avi, come se aveste una connessione o un proposito di vita che è di tipo familiare. Non so perché, ma vedo contabili, amministratori, politici, avvocati, commercianti. Sapete, è come quando qualcuno vi dice fai il dentista perché non rimarrai mai senza soldi. E uno cresce con quell'idea, magari non il dentista, fa qualche cos'altro, ma lì per lo stile. Ma l'idea di base, scusate, oggi con la voce non ci sono. L'idea di base è quella che quel tipo di ruolo dà la stabilità finanziaria e non vi dà la possibilità di permettere a voi stessi di vedere quali altri ruoli potrebbero dare magari la stessa stabilità, ma eh, magari sono ruoli più in linea con voi. Però c'è come un karma familiare, io ho come la sensazione. Potrebbero anche essere mediatori di borsa, gente che lavora nelle assicurazioni, magari un'assicurazione di famiglia, magari una agenzia immobiliare di famiglia, non lo so, c'è qualcosa di familiare che è un po' come se qualcuno si sentisse di dover portare avanti, se non è un'impresa è un'idea, però è come dare un cambio a questa direzione. La famiglia non è per tutti, ok? Però ve lo dico così, a titolo informativo magari vi risuona. Amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata utile in qualche modo, che abbia potuto darvi degli spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!